Terminata la battaglia di Staviso, i Germanichi e Russi superstiti, ottenendo rinforzi dalle vicine tribù germaniche, nel timore della sudditanza a Roma, si riorganizzarono presso il vicino vallo degli Anghivari. Il vallo era un terrapieno costruito per delimitare il territorio dei Germani Anghivari e Cherusci, fatto costruire tra il fiume Visurci ed un'area paludosa circondata da foreste. Germanico, informato dell'assembramento nemico, decise di stroncare una volta per tutte le resistenze di questi popoli e mosse quindi verso il vallo. Arminio, che guidava l'esercito germanico, ebbe modo di schierare le sue truppe in una posizione di apparente vantaggio, con la fanteria a difesa del vallo e la cavalleria nascosta nella foresta, pronta a sferrare un attacco alle retrovie romane. Germanico, prontamente avvertito dello schieramento avversario, ordinò le opportune contromosse. Divise l'esercito in due gruppi. Il primo doveva occuparsi della conquista del vallo, il secondo doveva affrontare le restanti truppe del nemico coperto dalla cavalleria. I germani potevano schierare dai 45 ai 50.000 guerrieri. L'esercito romano era composto da 1.000 pretoriani, 24.000 legionari, 20.000 fanti ausiliari, 4.000 cavalieri, 800 arcieri a cavallo, 5.000 alleati germani, per un totale di uomini che oscillava dai 50 ai 55.000 soldati. I romani si mossero per primi, con 4 legioni che avanzarono alla conquista del vallo e le altre 4 che avanzarono verso la foresta. Essendo bersagliati dall'alto, i legionari non riuscirono ad ottenere grandi progressi nell'assalto del vallo. Accortosi però delle difficoltà delle proprie truppe, Germanico fece arretrare i legionari ed avanzare le truppe leggere e le artiglierie, che iniziarono a colpire i nemici da lontano, facendone incrinare la resistenza. A questo punto, vedendo lo scompiglio tra le file avversarie, Germanico lanciò ancora una volta le legioni all'assalto, questa volta con successo. Dall'altra parte del campo di battaglia, guidate personalmente da Germanico alla testa delle corti pretorie, le legioni si stavano impegnando in una lotta all'ultimo sangue coi contingenti nemici. Ben presto però il miglior addestramento ed armamento dei Romani ebbe la meglio sul nemico, che si dette alla fuga e venne decimato. Anche in questo caso i Romani eressero un monumento in memoria della vittoria, con un'incisione che recitava: l'esercito di Tiberio Cesare, vinte le popolazioni tra l'Elba e il Reno, consacrò questo monumento a Marte, a Giove e ad Augusto. Le perdite fra i Romani furono limitate, mentre quelle tra i Germani elevate ma imprecisate. A seguito della battaglia i popoli germani tra l'Elba e il Reno furono pacificati e l'esercito romano recuperò 2 delle 3 aquile appartenenti alle legioni di Varo. Tutto sommato Germanico fallì nel tentativo di stabilizzare l'area tra il Reno e il fiume Elba e l'imperatore Tiberio gli impedì ulteriori operazioni militari in quella zona.